Metto un libro? Questo è bello. Campagna toscana del Settecento. Sono Fiore Imbirciadori, sono la presidente dell'associazione intitolata Ildebrando Imbirciadori, lo storico che a lungo tempo si è occupato dell'Amiata e della Maremma e di tutti i nostri territori. Questo è Palazzo Nerucci, tutto il complesso di Palazzo Nerucci. Noi siamo qui, questa è la loggia, noi lo chiamiamo il Palazzo delle Culture perché in questo palazzo abbiamo la scuola di musica comunale. A pian terreno ci sono degli spazi dove si fanno dei laboratori artistici e invece noi siamo dunque al primo piano, il piano delle collezioni. Parliamo al plurale perché qui veramente abbiamo la memoria di questo paese, ma non solo. Questa è la nostra sala incontri, dove abbiamo ritratti di personalità. Questa è chiamata il Salone dei Notabili e era appunto questa associazione che l'ha messa in piedi. Sono nata a Castel del Piano tantissimi anni fa, poi a un certo momento mio padre decise di muoversi dalle Storte, di lasciare le Storte. Qui invece abbiamo alcune cose comodato d'uso dalla famiglia Vegni all'ospedale di Castel del Piano, che li ha dati poi al comune perché li esponesse qui. E la cosa più interessante, più importante di queste cose sono questo autoritratto della Rosalba Carriera. Ah, c'è anche questa cosa. Le nostre vacanze da ragazzi erano incredibili perché finiva la scuola e si partiva per Castel del Piano e si rientrava a Firenze quando la scuola ricominciava, quindi un periodo lunghissimo. Qua invece troviamo queste cose, passiamo a tutta un'altra epoca di Castel del Piano e qui siamo seconda metà del Novecento, anni 50-60. E questa è tutta l'opera di Edo Shei, una serie di caricature di gente del paese. Veniva qui d'estate, Edo, io me lo ricordo, ragazzi. Ha dipinto questi manifesti che era il modo in cui la gente si divertiva a quell'epoca. Mio figlio io l'ho fatto nascere a Castel del Piano per dire, c'era un legame forte, anche perché era molto forte il legame con mio padre. Io l'ho sempre seguito, sempre stata vicina a quello che lui ha fatto. Infatti quando poi sono diventata anch'io accademica dei Georgofili mi dicevano ma perché? E dico per meriti familiari. Non so, questo lo racconta a voi, non importa poi, però era così. Questo anche è una delle cose in ferro di Piero Bonascina. Questo ci piace molto. Io ho vissuto tutta la mia vita a Firenze, in buona sostanza. Ho lavorato a Firenze, eccetera, e i miei figli sono andati via da Firenze. Insomma, praticamente la famiglia si è tutta allontanata. Allora con mio marito decidemmo che in fondo non avevamo più nessuna voglia di vivere a Firenze, non avevamo più nessun legame con Firenze, non era né la sua città né la mia città, pur avendo tanti amici e appunto avendo tanta storia legata a Firenze. E pensammo che forse da vecchi saremmo stati meglio a Castel del Piano, quindi abbiamo deciso di tornare qui, in un posto che mi accogliesse, no? Che fosse mio. E Castel del Piano l'ho sempre sentito un po' in questa maniera. Noi lo chiamiamo l'antiquario, ma in realtà è la collezione archeologica, di reperti archeologici del dottor Santucci, che la famiglia ha donato al comune di Castel del Piano, e ci sono reperti che vanno questi qui per esempio sono le palafitte di Castel del Piano recuperate nelle cave di farina fossile, quindi si va dalla preistoria e si va fino all'epoca romana con oggetti di vario genere, con vasi molto interessanti ma anche piccoli oggetti. Io ho trovato Castel del Piano completamente diverso, cioè non era quello né che avevo conosciuto né quello che mi aspettavo di trovare. E veramente la struttura sociale di questo paese è completamente cambiata. Ci sono state tantissime immigrazioni dal sud dell'Italia e poi c'è questa grande quantità di persone
che vengono da altri paesi. Il patrimonio, dicevo, è molto importante perché è composto sia da fotografie, una raccolta fotografica incredibile, basta guardare, che saranno sistemate poi in maniera diversa, ma insomma queste sono le fotografie dei partecipanti alla prima e seconda guerra mondiale. Quindi una raccolta fotografica importante, abbiamo una serie di documenti che riguardano la vita dell'associazione, non solo a livelli locali ma anche a livelli nazionali. Io ho recuperato un manifesto in cui si chiedeva i reduci che protestavano perché non trovavano più lavoro dopo la prima guerra mondiale, perché le donne erano andate a lavorare al posto loro, il che l'ho trovato molto bellino. Abbiamo portato qui la presidente di Emergency, non siamo mai riusciti a portarci Gino Strada perché insomma ormai è un po' però la presidente attuale ce l'abbiamo portata a Palazzo Nerucci e fra l'altro è stata anche una cosa impressionante perché è arrivato qui un emigrato che quando ha detto voi ha cominciato così perché suo fratello, che era stato ferito durante una guerra, era stato curato dall'ospedale di Emergency. Cioè una cosa abbastanza emozionante. Problemi d'Italia, per esempio. No? Si prende una rivista come questa, rassegna mensile dei combattenti, sono delle cose di questo genere, però c'è anche qualche cosa appunto dell'epoca fascista, molta roba di epoca fascista, e poi ci sono una serie anche di libri e documenti che abbiamo ritrovato qui dentro e che sono libri che hanno sempre un'attinenza con questo mondo dell'Associazione Nazionale Combattenti. Palazzo Nerucci è stato costruito sul confine che separa il borgo medievale di Castel del Piano e il nuovo che sta avanzando. Siamo alla fine del Cinquecento. È interessante questa posizione in qualche modo e ha un po' anche quello che vorremmo dire, cioè noi abbiamo sempre voluto, come dire, sottolineare come il passato, la memoria che conserviamo qui dentro serve anche a aprirsi al presente e al futuro. Per questo anche che utilizziamo spesso Palazzo Nerucci per fare dei lavori con le scuole e questo appunto è quello che abbiamo fatto qui a Palazzo Nerucci, cercare di quello che era il nostro patrimonio, di renderlo vivo e vitale. Credo sempre che la conoscenza e l'istruzione siano assolutamente degli elementi importanti, fondamentali, no? Per vivere al meglio il presente. Non si può non ricordarsi da dove veniamo per capire cosa siamo e dove vogliamo andare. Il logo dell'Associazione Imberciadori, l'albero, le radici, sotto c'era scritto in terra e in cielo. Dalla terra lo sguardo, non solo il pensiero, il volto, si muove verso l'alto. Questo era un po' il senso di questo logo. Era un po' lo spirito che volevo dare. Cioè Babbo parlava di Castel del Piano e della Miata nel mondo. Io credo che veramente noi bisogna portare il valore di questi posti che continua a esistere, cioè, pensate a che razza di luogo è protetto ancora da un punto di vista ambientale, no? È un luogo speciale questo. Mio padre era uno studioso di storia, soprattutto lui ha sollevato e ha portato così, in primo piano l'importanza della storia dell'agricoltura. Si è occupato in particolare appunto dei nostri territori, Amiata e Maremma, ma ha spaziato diciamo, anche altrove. Diciamo. Però lui è quello che ha per primo tirato fuori tutti i famosi statuti delle varie comunità, i statuti di Castel del Piano, di Santa Fiora, di Montelaterone, Monticello, eccetera. E sono gli statuti che regolavano queste comunità autonome. Sono dettagliati in una maniera, sono il dettaglio del caso molto interessante e noi abbiamo donato come famiglia gli archivi di Babbo, le collezioni di Babbo, i suoi documenti, li abbiamo donati al comune di Castel del Piano. Questa è la stanza dove
abbiamo raccolto i cimeli del babbo. Tutto quello che è qui è frutto di donazioni, o donazioni di singole persone, cioè persone che comunque hanno amato e apprezzato questo paese e hanno voluto lasciare una loro memoria di questo, oppure frutto appunto di una raccolta di fondi da parte della gente di Casteldelpiano, cioè una chiamata a raccolta di fondi per poter avere dei pezzi importanti. A me piace tutto ciò che fa memoria, non so come dire.